Buongiorno a tutti quanti. Oggi parliamo di un argomento, come noterete dal titolo, che fino adesso ho accennato nel gruppo, forse anche in qualche video su YouTube, ma non ci ho mai parlato, diciamo, in modo esaustivo. Allora, di che cosa parliamo oggi? Parliamo di rasatura tradizionale per le nostre mogli, per le donne. Quindi rasatura tradizionale per le donne. Allora, al di là della nostra passione, al di là del fatto che sia più bello piuttosto di usare sta robaccia qua che non pensavo neanche più di avere, usare un rasoio in acciaio ci dà più soddisfazione, fa sentire più uomo, il massaggio in viso, le profumazioni, al di là di quello è innegabile che soprattutto per chi aveva problemi di irritazioni, di peli incarniti, di varie problematiche legate alla rasatura, alla ricrescita che magari pungeva e via dicendo, abbia avuto un miglioramento sotto vari aspetti. Magari meno punti rossi, meno peli incarniti, questo magari nel tempo, perché all'inizio ci vuole anche il tempo che la pelle si abitui. Comunque ho notato un miglioramento nella rasatura, nella pelle e via dicendo. Molte delle nostre donne si radono le ascelle, si radono le parti intime, si radono le gambe. Alcune fanno magari la ceretta in certi punti, altri si radono su altri punti. Questo è una cosa personale, però perché non passare alla rasatura tradizionale anche le donne? Allora, ne parliamo un po'. Diventa un pochettino più costoso per una donna. Per quale motivo? Perché si radono delle parti più delicate, quindi non tutte riescono ad usare dei rasoi double edge come usiamo noi. Alcune ci riescono senza nessun problema, alcune usano addirittura dei rasoi che io, se li uso sulla mia pelle, mi distruggo, quindi non siamo tutti uguali, però gran parte, penso, delle nostre signore ha una pelle comunque magari un po' delicata, un po' sensibile, quindi io do dei consigli in base alla mia esperienza. Dopodiché comunque provare già passare a un pennello in tasso, ok? Quindi un bel pennello in tasso silver tip bello sostenuto o Manchurian già fa tantissimo. Gli abbinate un bel sapone tallovato senza spendere chissà cosa, perché comunque è già un po' diverso su una gamba che non, però anche se dopo avete la possibilità uno Stirling, un Barrister, un Zingari va benissimo, però anche certi saponi che magari voi maschietti, perché tanto dopo questo video magari lo farete vedere voi alle vostre mogli, anche qualche sapone tallovato che avete lasciato lì che non usate più tanto. Perché tallovato? Perché effettivamente se non volete spendere 30-35 euro di qualche vegetale di alto livello, effettivamente il tallovato con minor costo dà più protezione, che alla donna è quello che serve, e comunque lascia la pelle idratata, morbida, e quindi funziona bene per una donna. Allora, qual è il mio consiglio? Pennello in tasso, ok? Prendete nodi abbastanza grossi, 28-30, anche sintetico non sarebbe male, ma almeno un 30, che si apra bene il ciuffo, che sia morbido. 30-32, perché comunque hanno parti del corpo più estese da far passare il sapone. Saponcino tallovato. La parte più difficile secondo me è il rasoio. Allora, all'inizio avevo individuato il Leaf Razor, ok, che ha 3 lamette, dopodiché anche lo Shavent, questo qua tedesco, Shavent, ok, lo trovate su Google senza problemi, magari se riesco dopo sotto il video vi lascio il link. Shavent, eccolo qua. Ci montate le 3 mezze lame, io qualità prezzo consiglio queste che sono dolci, tagliano il giusto e non sono aggressive, Derby Premium, che si trovano su Amazon a 4-5 euro.
Questo è già un metodo ottimo. Allora, se subi però costa 100 euro, ok? Ci vuole 100 euro questo, ci vuole 100 euro il Leaf. Adesso mia moglie usa l'Occam, quindi se trovate un single age o magari ce l'avete già a casa, ci montate le lame Artist Club. Consiglio assolutamente le Kai Pro Touch, che hanno la barra di sicurezza, cioè hanno la sicurezza anche sulla lametta, così hanno la possibilità anche di permettersi l'errore, ok? E in più sono molto durature, perché con queste riescono a farsi molte rasature senza avere perdita di affilatura, senza avere aggressività sulla pelle. Qual è il punto di vantaggio? Che non va a stressare la pelle. Questo rasoietto qua taglia in modo dolcissimo sulla pelle, però la va a stressare. Quindi cosa succede? Che, parlo per esperienza anche di mia moglie, che dopo ti escono i puntini rossi, ti escono qualche pelo incarnito, ti dà comunque delle problematiche. E anche la ricrescita diventa più ispida, più fastidiosa. Dopo dipende anche da persona a persona, non siamo tutti uguali, però è una rasatura che sembra più dolce, sembra migliore, ma in realtà porta più problemi, soprattutto se magari ci si rade 3-4 volte a settimana, se si vuole essere sempre belli lisci. Con un rasoio come questo, con la guardia, si riesce veramente a radersi anche tutti i giorni, anche in contropelo diretto, senza nessun problema, con un buon sapone che dia la giusta protezione, un buon pennello che massaggia il pelo, lo ammorbidisce e prepara la pelle. Se non si ha problemi di un pelo magari un po' ispido, un po' aggressivo, va benissimo anche uno Shavent. Fate un bel regalino a vostra moglie. Se invece non avete il marito che si rada in modo tradizionale, glielo insegnate voi dopo che avete visto questo video, così parliamo anche un po' dell'universo femminile. Una bella ciotolina la potete prendere di qualsiasi tipo, vabbè, questa è quella che abbiamo fatto per il gruppo, ma si può acquistare qualsiasi ciotola. Se riuscite a prelevare direttamente dentro la ciotolina e dopo montare sulle gambe o dove vi serve, meglio. Se invece magari avete delle creme più morbide, magari vi trovate bene che con delle vegetali di basso costo come le Proraso, una vescica di Proraso, via dicendo, ce la mettete qua, andate a caricare il ciuffo e dopo vi spennellate fino a quando avete steso bene il sapone. Ce ne vuole di sapone, caricate bene, non passate con un velo di sapone, caricate bene, lavorate bene il sapone, che ci sia un bel strato protettivo, e questo vi aiuterà ad avere una rasatura sicuramente migliore. Nel post rasatura rubate tranquillamente qualche aftershave a vostro marito. Qualcuno sbrucicchierà un po' di più, all'inizio vi abituerete un po', però vi lascia la pelle come si deve. Altrimenti, ragazzi, questo me l'ha rubato anche mia moglie, lo usa anche come tonico sul viso. Acqua cosmetica di Toscana Factory, questo qua è un prodotto che a me piace molto, veramente piace molto. Altrimenti prendete il pre-barba nuovo che ha fatto, se usate saponi un po' di basso costo e lo volete un po' potenziare, vi passate sulle gambe dove volete quella saponetta lì e dopo ci montate sopra la Proraso e diventa già un sapone con molto più corpo. Ecco, questo è il consiglio che io do alle nostre care signore, ragazze, donne. Non abbiate paura di parlargliene, fategli provare. Logicamente non traumatizzatele, cioè non dateli rasoi aggressivi, spiegateli bene come si fa il montaggio del sapone, come si usa il pennello, come va steso, insomma, se siamo capaci bene. Altrimenti, se sei una donna che sta vedendo questo video, guardate come monto il video come monto il sapone in viso, e lì capite un attimino come lavorare il sapone. Dopodiché la rasatura, ragazzi, piano piano imparate. C'è il Razorock anche, magari il Oak, Razorock Oak, non prendete male il V3 aggressivo, prendete quello un pochettino più mild, ma comunque con la lama, con la guardia, con la giusta mano, imparate a non fare più pressione, a non passare troppe volte, fate un verso del pelo, un contropelo se ce l'avete un po' lungo, un contropelo diretto
se è abbastanza corto, lo mantenete così, avrete una pelle migliorata, una rasatura migliore, anche più soddisfacente, e i risultati vedrete che ci saranno. Bene, ci tenevo a raccontarvi anche questa mia esperienza, ok? Mia moglie, dopo, mi è capitato di trovare magari qualche boccione come questo dal litrazzo di Mirsol, ok? Profumato, buono, fa un po' da astringente, un po' da disinfettante, chiude i pori della pelle, se ne mettono un po' sulle gambe, anche perché ce ne vuole, cioè logicamente noi ce ne mettiamo 2 gocce qua, a volte anche esageriamo, ma se c'è tutte le gambe da fare, o se no, se l'alcol dà fastidio perché magari è una pelle troppo sensibile, si può mettere un po' di crema, un balsamo dopo barba o post rasatura, magari ce ne sono anche per le donne direttamente, però anche i nostri prodotti, io vedo che mia moglie, che non ha una pelle molto resistente comunque, ma si trova benissimo. Ecco dai, questo è il consiglio che vi do, spero che il video comunque vi sia piaciuto e sia stato interessante. Lascio un paio di link magari in descrizione sia per lo Shavent che per il Leaf. Purtroppo l'Occam qui non lo fanno più, però ci sono altri single age, quindi guardate rasoi di sicurezza single age tipo Razorok Oak, e magari se provate a chiedere un po' di informazioni o provate, ecco. Le lamette sono queste qua, Kai Pro Touch MG Artist Club, eccole qua. Hanno un costo perché di 15 lamette costano 17-18 euro, però ci fate anche una decina di rasature senza nessun problema, e ragazzi migliora di brutto. Bene, vi saluto e ci vediamo al prossimo video, bye bye.